Oggi siamo qui con questa webcam. In realtà chiamarla webcam è veramente molto riduttivo perché se guardi il video fino alla fine ti rendi conto delle infinite caratteristiche potentissime che ha. In ogni caso, questa è l'Hobsbot Meet 2. Come ti raccontavo nell'introduzione, oggi siamo qui con questa webcam. Quando io utilizzo la parola webcam mi vengono in mente sempre le webcam di vecchia generazione, quelle che erano semplicemente webcam. Queste qui sono tutta un'altra storia. Il nome resta webcam, ma sono delle cose pazzesche da un punto di vista tecnologico. Allora, questa qui è l'Hobsbot Meet 2 che mi è stata inviata dai ragazzi di Hobsbot, che io ovviamente ringrazio tantissimo. La prima cosa che salta agli occhi è la dimensione. È microscopica, tra l'altro ti metto adesso in sovraimpressione un'immagine nella quale potrai vedere questa webcam paragonata a una moneta da 10 centesimi, per renderti conto appunto di quanto è piccolissima. Questa webcam ha dietro un attacco USB-C, nella parte di sotto ha l'attacco a vite, è magnetica e fra un po' ti faccio vedere perché, ed è disponibile in 3 colori, bianco, grigio e una sorta di verdino. Prima di entrare nel vivo di tutte le caratteristiche, però, voglio farti vedere l'unboxing. Dal mio punto di vista, e quindi per il mio personale utilizzo, i 3 punti di forza di questa Hobsbot Meet 2 sono in primis la risoluzione, perché arriva a 4K 30 fps o 1080 60 fps. Che cosa vuol dire? Che è pazzesca. Vuol dire che in una scatolina così piccola sono riusciti a condensare un mix di tecnologia tale da avere una qualità video ad altissimo livello. Quindi anche per questo prima ti parlavo di vecchie webcam e nuove webcam. Questa qui arriva a una risoluzione incredibile, soprattutto se pensi il prezzo, bassissimo, te lo lascio in descrizione, e la grandezza. La seconda caratteristica di questa Hobsbot Meet 2 è l'autofocus, che è molto rapido e preciso. Che cosa vuol dire? Qual è il vantaggio per te? Spesso macchine fotografiche non recentissime o webcam di vecchia generazione hanno un autofocus che spesso ti perde, quindi quante volte ti è capitato di realizzare un video e non eri a fuoco nel video? Può capitare, anche con macchine fotografiche molto costose può capitare, quindi figurati con webcam o fotocamere di vecchia generazione. Ecco, questa scatolina microscopica ha un autofocus velocissimo, grazie a una nuova tecnologia che hanno sviluppato, ed è molto 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 preciso. Quindi vuol dire che per i tuoi live streaming, per i tuoi video su YouTube, qualsiasi cosa per la quale utilizzi questa Meet 2, sarai sempre a fuoco. E questo, dal mio punto di vista, è fondamentale. Ultima, ma non ultima, caratteristica che per me è fondamentale, io in questo caso ti sto elencando le 3 caratteristiche che dal mio punto di vista, tra le 1000 che ha questo aggeggino, sono le più interessanti.
Questa caratteristica qui è fondamentale, soprattutto per me, perché nel mio studio, come vedi, non mi piace avere un'illuminazione troppo forte. Ho deciso di avere un'illuminazione molto scura. Mi piace questo tipo di atmosfera. Ecco, questa Obsbot Meet 2 che cosa fa? Avendo un sensore abbastanza grande e un'apertura di 1.8, quindi vuol dire che è luminosissima, anche in condizioni di scarsa luminosità riesce a darti immagini nitide. Questo per me, ma anche per te, è perfetto, perché così puoi evitare di investire in luci troppo costose o troppo grandi. Investire in luci sicuramente perché sono fondamentali, però puoi evitare di spendere chissà quanto, perché anche con luci non troppo forti e quindi più economiche, con questo aggeggino qua, con questo giocattolino, con questa meraviglia della tecnologia, tu riuscirai ad avere immagini sempre nitide. A corredo della Obsbot Meet 2 viene fuori un software molto completo nel quale puoi gestire tutto quello che ti ho raccontato finora e quello che ti racconterò a breve. Ok, per quanto riguarda l'aspetto audio, che cosa puoi fare? Siccome questo giocattolino ha 2 microfoni omnidirezionali, grazie all'intelligenza artificiale, quindi anche grazie al software dove lo puoi gestire, puoi avere l'autogain, quindi non devi preoccuparti di settare il volume perché lo fa lui in automatico, perfetto, e ha un noise reduction, anche in questo caso automatico o manuale, a più livelli, e quindi grazie all'intelligenza artificiale lui focalizza soprattutto sulla voce, eliminando o comunque, meglio dire, attutendo i rumori circostanti, quindi assolutamente perfetto. Sempre all'interno del software per il comparto video tu puoi scegliere tra il formato orizzontale o verticale, quindi ti basta ruotare la fotocamera, la webcam, non mi viene di chiamarla webcam perché è troppo potente, quindi ruotandola da orizzontale a verticale tu hai un'inquadratura, per esempio orizzontale per video su YouTube o live streaming, verticale per video su YouTube, video su TikTok, scusami, Instagram o anche shorts su YouTube. Quindi ti basta semplicemente ruotare la webcam e questo è fantastico. Un'altra caratteristica che io utilizzo poco ma che per qualcuno, magari per te, può essere molto interessante sono le gesture, ovviamente sempre basate sull'intelligenza artificiale. Che cosa vuol dire? Che in base ai gesti che tu fai durante il video puoi avere per esempio l'effetto di zoom in o zoom out, che può essere comodo per qualcuno. Io sinceramente questi effetti qui non li utilizzo per il mio modo di fare video, per il mio modo di registrare, però mi rendo conto che ci sono persone, che conosco tra l'altro, che usano le gesture proprio perché si semplificano la vita. Quindi se tu sei una di quelle persone, con le gesture tramite il software hai vita facilissima. L'ultima caratteristica lato software che puoi gestire è il framing attraverso l'intelligenza artificiale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la webcam, scusami, mi viene veramente difficile. Che cosa fa? Si preoccupa per te, è come avere un regista gratis che si preoccupa per te di farti stare sempre al centro dell'inquadratura. Quindi se io adesso mi dovessi muovere, mi dovessi spostare, la webcam mi mette sempre al centro. Oppure se per esempio adesso arriva un'altra persona, io mi scosto e arriva un'altra persona e siamo in 2 a parlare, che cosa fa? La webcam zooma e mette me e l'altra persona al centro in modo tale che l'inquadratura è sempre perfetta. Mica male, no? Ti dicevo che queste sono le caratteristiche principali, però ovviamente c'hai tutte quelle caratteristiche di ritocco del viso, luminosità, contrasto. È inutile che te le racconto perché quelle le conosci bene, quindi non solo tutti aspetti legati, come dicevo, luminosità, contrasto, saturazione, bilanciamento del bianco, eccetera, ma anche caratteristiche relative proprio al volto. Quindi schiarire solo la pelle senza schiarire magari le altre immagini, eccetera, eccetera, eccetera. Io non le utilizzo perché sono bello così, a parte gli scherzi, non le utilizzo, però ci sono. Quindi se vuoi hai veramente un sacco di controlli da settare. Oltre a tutto quello che ti ho raccontato finora, ci sono secondo me altri 2 plus che sono questi, entrambi magnetici. Ovvero il primo è questo tappino che, senti il rumore? È bellissimo. Spero di non essere andato in clip, vediamo. Forse sì. Ok.
Questo qui che cos'è? Questo tappo serve a proteggere la privacy, quindi quando non utilizzi la webcam, anziché smontarla, toglierla o girarla verso il muro, gli metti semplicemente questo tappino magnetico e hai risolto. Questo è molto comodo. Inoltre, il secondo plus, secondo me, sempre magnetico, come ti raccontavo, è questo affarino qui che serve appunto a metterlo sullo schermo. Quindi immagina lo schermo del computer, ok, viene bloccato così e la webcam la poggi tranquillamente qui magneticamente e non cade, ok? La puoi poggiare sia magneticamente orizzontale, come ti ho fatto vedere in questo modo, o verticale. Ok, aspetta, lo mettiamo. Ok, così è più dritto. Ok, quindi verticale o orizzontale e non cade. È fantastica, veramente fantastica. In questo momento stiamo registrando il video dalla HubSpot Meet 2. Stesse regolazioni di prima quando avevo la fotocamera, quindi c'è questa luce qui, c'è quest'altra luce qui, regolate nello stesso modo, non ho toccato assolutamente nulla, ma semplicemente ho collegato l'HubSpot USB-C al mio computer, al portatile in questo caso, e niente, sto registrando. Quindi questo è l'effetto che tu puoi ottenere. Come sai, a me piacciono gli scenari piuttosto scuri, non mi piacciono quelli molto luminosi, quindi non c'ho luci nello sfondo o altro, ma nel caso in cui a te piacciono degli scenari, degli sfondi molto luminosi, questa webcam non ha assolutamente problema. Se non ce l'ha con luci basse, figurati con le luci alte. Tra l'altro, come hai visto, per quanto riguarda il software, tu puoi regolare tutto in modo da ottenere l'immagine migliore possibile. In questo momento sto anche utilizzando l'audio della webcam e ho messo un minimo di noise reduction e l'auto gain. Quindi tu stai sentendo il gain della webcam. Sicuramente molto diverso rispetto all'audio che hai sentito prima, ma è una webcam che costa poco e lo sappiamo bene che le webcam tutto sommato non hanno questa grande qualità audio, però come puoi sentire anche grazie al noise reduction non è malissimo, ok? Per essere una webcam. Ovviamente io porterò a meno 14 lux tutto in post-produzione in modo che tu senta un volume più alto. Considerando quello che ti ho detto prima, cioè che questa webcam serve soprattutto per webinar, call, live streaming, tutto sommato se non hai un microfono, l'audio di questa webcam è accettabile. Se devi fare ovviamente registrazioni super professionali, allora il discorso è completamente diverso. Ok? Spero di averti dimostrato come questa webcam può essere utile anche in studi e anche e soprattutto con luci basse, quindi luci non troppo forti. E niente, torniamo al video principale. In conclusione di questo video, ti consiglio l'HubSpot Meet 2? Assolutamente sì. Penso che hai visto tutto il trasporto che avevo in questo video perché è un prodotto che quando mi è arrivato, e ringrazio ancora i ragazzi di HubSpot per avermelo inviato, quando mi è arrivato e ho aperto la scatola, ho visto questa cosa così piccola e ho detto ma aspetta, ma siamo sicuri che questo è il prodotto giusto? Mi è bastato collegarlo al computer per avere, cioè per impazzire, perché è veramente fantastica. Comunque, dicevo, te la consiglio sì. Se devi fare live streaming, questa qui sia in orizzontale che in verticale è perfetta. Ok? Grazie all'autoframing, grazie alle gesture, grazie all'intelligenza artificiale per l'audio, quindi noise reduction e auto gain, eccetera, eccetera, è perfetta. Se devi fare video, quindi non devi fare live streaming, ma registrare video, quindi sul tuo computer perché non ha una memoria interna, lo puoi fare tranquillamente e sono video che, proprio visto la grandezza del sensore e l'apertura così piccola 1.8, non hai bisogno di chissà quante luci e puoi tranquillamente fare dei video che si vedono assolutamente bene. Un'altra cosa per la quale io utilizzerò questa Meet 2 è la ripresa dall'alto. Quando faccio unboxing spesso collego la macchina fotografica che però è pesante, c'è un obiettivo grande, quindi uno stativo di metallo molto pesante col contrappeso, e insomma diventa più lunga come cosa. Questa qui, essendo leggerissima e piccolissima, io posso prendere anche un braccio, hai presente quelli che costano veramente 2 lire? Non c'è problema perché lo prendo, lo attacco lì, lui lo regge tranquillamente perché è leggerissimo e piccolissimo e posso fare delle riprese dall'alto grazie all'autofocus veloce e preciso, riprese dall'alto, quindi unboxing senza sfocato, quindi senza correre il rischio che, come alcune volte capita,
alcuni oggetti o alcune cose alcuni momenti siano fuori fuoco. Bene, come hai capito potrei parlare veramente per ore di un oggettino così piccolo perché è veramente incredibile, veramente è pazzesco come la tecnologia sia in grado di miniaturizzare mantenendo un livello qualitativo così elevato. Bene, se hai dubbi, domande, curiosità, commenta questo video e io ti rispondo nel più breve tempo possibile. Per ora è tutto, noi ci vediamo settimana prossima. Ciao!